Non è che mi sono innamorato, ho amato follemente la Moto Guzzi. Anche quando mi sono fermato in mezzo al deserto, sono tornato a riprenderle tutte e le ho riportate tutte a casa, che mi sono costate magari più di quanto mi erano costate a preparare le moto. Le ho portate a casa tutte. Una Guzzi non va lasciata nel deserto. Io avevo avuto la sensazione proprio che il deserto si fosse innamorato delle mie moto, perché erano Moto Guzzi che nessuno aveva e perché erano belle. La Parigi-Dakar mi ha salvato la vita. Uno mi dice, no, ma tu non sei arrivato a Dakar. Verissimo, io non ho mai fatto la Dakar per vincere. A me non è mai interessata la competizione che potevo fare contro un'altra persona. Era la competizione che potevo fare contro me stesso. E anche perché ho avuto la fortuna di correre libero. La moto per me era libertà e se un giorno stavo bene, tenevo aperto la mattina. Avevo la moto verso l'Oriente, in piedi sulle pedane, come Cristo in croce a vedere il sole che nasceva in mezzo al deserto. Impagabile. Impagabile. All'inizio è stata dura. Lo shock che ho avuto è stato la prima Parigi-Dakar. Partiti da Parigi, Champs-Élysées, e il pubblico faceva il serpentone per farti passare adagio dentro, pacche sulle spalle, queste cose qui. Mi sembrava di impazzire. Quando sono arrivato ad El Golea, dopo 900 km alle 3 di mattina di notte, che mi sono buttato giù nel sacco a pelo a dormire in mezzo ai sassi, così un freddo dalla miseria, ho detto ma chi me l'ha fatto fare una cosa? Ma sono scemo. E allora mi è venuto in mente quello che mi diceva mio padre, che mi diceva Claudio, ogni giorno devi fare qualcosa per il semplice fatto che preferiresti non farlo. Allora ho detto, in sella. Ho detto, andiamo. E così sono partito. Le ho amate tutte nello stesso modo. Non posso amare i miei figli in maniera diversa. Li ami tutti nella stessa maniera per qualcosa di particolare. Infatti poi ho fatto 6 moto e ho fatto 6 figli. Quella gialla con cui ho fatto la Dakar nel 1985 era veramente bella e mi ha dato grandi soddisfazioni e mi ha fatto scoprire dal vivo cos'è una Moto Guzzi. Io sono rimasto veramente sconcertato quando mi sono presentato alle verifiche tecniche a Parigi, perché la gente è rimasta stupita. Addirittura c'è stato un passaparola e arrivava gente solo a vedere questa moto. Cioè poi una Guzzi così, venivano anche i giapponesi a vederla. E tanto è vero che poi l'importatore francese, quando l'ha visto, ha chiesto al ragionier Donghi di fare 15 repliche che poi sono poi le Bahia. Hanno cambiato colore, ma sono poi le Bahia. La seconda moto che abbiamo fatto la Dakar nel 1986 con il team francese era la moto che poteva essere la più competitiva, la più adatta, fatta anche con l'intento di gara a livello agonistico. 1988 ho fatto il Tropicana, che è stata fatta anche quella in pochissimo tempo, fatta tutta qui in Guzzi. Mi ero sbizzarrito e avevo fatto quella particolarità del becco.
la provenienza di quel becco lì, credo che sia il 250 Bialbero, che è giù là in fondo, è un po' una rivisitazione di quella moto che è Guzzi. La storia è lì, però ho ripreso un pochettino per dare una continuità anche al marchio Guzzi, a quello che era stato fatto, anche perché mi permetteva di avere il radiatore davanti ben raffreddato, ben camuffato, e il faro sopra. Era anche una questione, diciamo, tecnica oltre che estetica. Volevo fortissimamente fare una moto come piaceva a me, che doveva essere un po' la somma di tutte le mie pazzie. E allora ho deciso di fare quello che chiamano la Severe, che è praticamente nella prima versione con cui ho fatto la Dakar nel 1991. L'abbiamo fatta un po' qui in Guzzi, ma soprattutto con l'ingegnere Brioschi, che all'epoca stava lavorando sul quota. Infatti il quota poi riporta un po' della sospensione dietro, un po' anche il forcellone su quella moto che io avevo fatto, diciamo, per correre. Solo che praticamente l'abbiamo finita sul furgone ad andare a Parigi, infatti non era stata neanche pitturata. L'anno dopo, 1992, l'ho un po' sistemata questa moto e ho fatto Parigi-Mosca-Pechino. Questa è stata proprio l'ultima, anche perché poi ero guarito da tutte le altre paturnie che avevo. Il progetto era in Guzzi. Io ho fatto una moto, ma progettata da Lino Tonti. La trasmissione a catena l'ho trovata qui, non è che me la sono inventata io, c'era già, io l'ho fatto e ho fatto la prima Guzzi a catena. Anche quella la amo perché era l'unica con la catena, con l'iniezione, con questo tipo di motore, perché ce n'è una anche di quelle, e perché rispecchiava di più il mio modo di vivere, un po' visionario, un po'. A volte ero anche un po' megalomane, mi sembrava di essere un po' un poeta della moto, invece le mie poesie non le ha lette nessuno. Ecco, tutto qui. La V85 TT io non l'avevo vista perché dopo la mia ultima corsa alla Parigi-Mosca-Pechino, da buon dakariano mi ero trasferito in Africa e sono sparito dalla circolazione. Un giorno però sono tornato, era il periodo che c'era l'EICMA a Milano, e dei miei amici mi hanno chiamato dicendomi: Claudio, guarda che la Moto Guzzi ha fatto un modello con i tuoi colori. Mi hanno mandato delle foto e ho visto che c'era questo aggancio a questa prima mia moto e naturalmente mi ha fatto piacere. Rivedere questi colori dopo tanti anni su una Moto Guzzi mi riporta al mio passato. Questo colore era quello che avevo adottato sulla mia moto per ringraziare il Franco Acerbis, che mi aveva fatto l'unico serbatoio in lamiera che lui ha mai costruito in vita sua. Le moto che ho fatto io erano della mia gioventù, ma oggi sono diventate vecchie. Queste, che io adesso sono vecchio, è la mia nuova gioventù. Una moto deve essere un modo per vivere liberamente, per provare emozioni, per guidare nel vento, sotto il sole, con l'acqua e divertirsi e sentirsi libero. E devo dire che l'ultima moto che ho guidato è stata la Guzzi Severe, quella con la catena, e dopo 30 anni riprovo un'altra moto che naturalmente è una Moto Guzzi. Non potevo in questi 30 anni guidare un'altra moto. La Guzzi per me non è stata solo una moto, è stata una mia compagna, una mia amica, una mia complice.